Benvenuti anche oggi sul mio canale. Io sono Rosa Parlato e oggi realizziamo insieme questa borsa Granny. Una borsa Granny foderata, vedete all'interno con il feltro, con un motivo geometrico particolare. Per il mio tutorial io vado ad usare due rocche da 300 grammi di cordino Swan Rowan della Filati 3 sfere, un fondo 30x10 e un uncinetto numero 3. Per la lavorazione Granny io ho bisogno di un multiplo di 3 quando lo lavoro chiaramente in tondo. Sul mio fondo da 30x10 io ho 56 fori. Quindi se dovessi lavorare 2 maglie basse in ogni punto significa avere alla fine 112 maglie basse. Visto che un multiplo di 3 non è 112 ma 111 va bene, quindi andrò a lavorare 2 maglie basse in ogni punto, nell'ultimo punto ne lavorerò solo una, così arrivo al mio multiplo di 11 e così dovete fare con qualsiasi fondo o borsa andate a lavorare. Quindi iniziamo, vedete al centro uncinetto numero 3, carichiamo il nostro filo e qua io mi vado solo ad agganciare, quindi l'ultima maglia bassa la farò al ritorno. Entro, vedete, nel prossimo e lavoro 2 maglie basse, quindi 1 e 2 maglie basse. E così, vedete, in ogni foro 2 maglie basse in ogni foro. Anche negli angoli lavoriamo 2 maglie basse. Questo è un punto che non richiede una larghezza eccessiva sulla base, perché già di per sé è un punto che tende ad allargare parecchio. Quindi andate a proseguire lavorando 2 maglie basse in ogni punto fino alla fine della riga. Ovviamente se lavorate con un altro filato tenete conto che l'infilatura potrebbe essere diversa. Per esempio per il cordino Swan in genere io lavoro 2 maglie basse, una maglia bassa, 2 maglie basse, una maglia bassa. Andate a calcolare affinché vi troviate un multiplo di 3 sulla base a prescindere da qualsiasi materiale stiate usando. Quando arrivo, vedete, nell'ultimo punto dove mi sono solo agganciata, entro all'interno e lavoro l'ultima maglia bassa in questa maniera qui. Adesso sul prossimo punto, vedete, vado ad agganciarmi a maglia bassissima in questa maniera qui. Adesso sul mio fondo ho 111 maglie basse, che è un multiplo di 3. Adesso la prima riga la lavoro in questa maniera qui, 3 catenelle, quindi 1, 2 e 3, e vado a lavorare in ogni punto una maglia alta, quindi filo sull'uncinetto, entro, vedete, io mi trovo qui dove ho lavorato, quindi vedete bene i punti dove dovete entrare, entro in coste nel prossimo punto, vedete, quindi prendo solo la solina esterna e lavoro una maglia bassa, filo sull'uncinetto, entro nel prossimo punto, sempre, vedete, prendendo solo la solina esterna e lavoro un'altra maglia bassa. Nel prossimo punto carico il mio filo, entro e lavoro un'altra maglia bassa. Quindi lavoro tutte maglie basse per tutto il perimetro del mio fondo, quindi una maglia, scusate, una maglia alta, non maglia bassa, una maglia alta in ogni punto fino ad arrivare dove ho iniziato. Quando lavoro, vedete, l'ultima maglia alta, arrivo dove ci sono le 3 catenelle e sulla terza catenella entro e chiudo a maglia bassissima in questa maniera qui. Adesso inizio la lavorazione Granny, quindi 1, 2 e 3 catenelle. Conto, vedete, 1 che è la maglia alta sottostante, 2 e 3, e nello spazio tra la terza e la quarta filo sull'uncinetto, vedete, 1, 2 e 3, entro all'interno, quindi al centro, e lavoro 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3 maglie alte.
Di nuovo 1, 2 e 3 e nello spazio filo sull'uncinetto e lavoro altre 3 maglie alte. 1, 2 e 3 maglie alte. Adesso di nuovo 1, 2 e 3 e al centro vedete filo sull'uncinetto e lavoriamo sempre 3 maglie alte. Quindi 1, 2 e 3 maglie alte. Quindi adesso vedete non dobbiamo fare altro che andare a proseguire e lavorare sempre alla stessa maniera. Ogni 3 maglie alte nello spazio lavoriamo 3 maglie alte all'interno, saltiamo 3 maglie alte e nello spazio dopo altre 3 maglie alte e così via fino ad arrivare dove abbiamo iniziato. Arrivati, vedete, alla fine, sulla terza catenella andiamo sempre a chiudere a maglia bassissima. Andiamo adesso a proseguire con la terza riga, quindi 1, 2 e 3 catenelle, filo su uncinetto, entriamo all'interno e lavoriamo altre 2 maglie alte. Avendo un totale di 3 maglie alte. Adesso andiamo a proseguire in ogni spazio, vedete, sempre lavorando 3 maglie alte. Quindi completiamo la terza riga alla stessa maniera, quindi la lavorazione sarà sempre la stessa. Quello che renderà diverso il risultato della borsa sarà il cambio di colore. Quindi andiamo a proseguire fino ad arrivare dove abbiamo iniziato, lavorando in ogni spazio 3 maglie alte. Quando completo, vedete, la terza riga, di nuovo sulla terza catenella vado semplicemente a chiudere a maglia bassissima in questa maniera qui. Quindi prendo la solina, la terza catenella e chiudo a maglia bassissima. Adesso a questo punto io taglio il filo, vado a tagliare il filo con un ago, infilo il cordino, vedete, e vado semplicemente a chiudere il punto sul punto dopo. Quindi qui vedete entro da dietro e vado al centro in questa maniera e nascondo il mio filo all'interno ovviamente della lavorazione. E poi vado a saldare con un accendino. Ed ecco qui. Adesso inizio la lavorazione con il colore lilla. Ovviamente voi potete alternare con qualsiasi colore. Possiamo iniziare in qualsiasi parte della borsa nel foro all'interno. No, vedete, io con un nodino lego prima, vedete, il filo in questa maniera qui, entro all'interno, quindi vedete qui il filo, entro all'interno, carico il filo e realizzo una maglia bassissima e lavoro 1, 2 e 3 catenelle. Adesso filo sull'uncinetto e nello spazio lavoriamo altre 2 maglie alte, quindi 1 e 2. Adesso nel prossimo spazio vado a lavorare di nuovo 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3 maglie alte. Adesso noi dobbiamo proseguire in questa maniera qui, lavorando 3 righe di maglie alte come abbiamo fatto per le prime 3 righe nere. Lavoriamo sempre in ogni spazio 3 maglie alte con il colore viola, completando un totale di 3 righe. Quando arriviamo, vedete, nell'ultimo punto andiamo a chiudere a maglia bassissima sulla terza catenella. Quando ho completato, vedete, tutte e 3 le righe, quindi 1,
2 e 3, sulla terza riga 1, 2 e 3, entro e lavoro chiaramente una maglia bassissima, quindi vado a chiudere la lavorazione a maglia bassissima. Chiusa maglia bassissima, tagliamo, vedete il filo come abbiamo fatto con l'ultima riga nera e andiamo a chiudere sempre con un ago. Quindi vedete, noi ci troviamo così qui, entriamo nel punto, quindi saltiamo questo punto, entriamo in questo, in questa maniera qui, così, e andiamo al centro, dietro. E qui chiaramente andiamo a nascondere il filo all'interno e a fissarlo con l'accendino. Quindi abbiamo completato, vedete, le prime 3 righe nere e le prime 3 righe viola. Adesso andiamo a cambiare di nuovo il nostro colore, quindi questa sarà una lavorazione bicolore. Di nuovo vedete, io qui ho il filo nero, faccio un nodino, vado ad agganciarmi così, e in un punto qualsiasi, ovviamente uno spazio, quindi entro in questa maniera qui, carico il filo e mi aggancio a maglia bassissima in questa maniera qui. E di nuovo iniziamo le nostre 1, 2 e 3 catenelle, filo sull'uncinetto e nello spazio, vedete, sottostante altre 2 maglie alte, quindi 1 e 2. Quindi adesso vedete, sempre in ogni spazio facciamo sempre la stessa lavorazione, filo sull'uncinetto, entriamo all'interno e lavoriamo 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3 maglie alte. Quindi vedete, la lavorazione sarà sempre la stessa, però quello che la renderà particolare sarà appunto il cambio di colore. Quindi adesso io vado a proseguire per altre 3 righe, cambierò il colore dopo le 3 righe con il viola e così fino ad arrivare alla mia altezza. Quindi andate a proseguire, io vado a proseguire e poi vi dico quante righe ho realizzato e quanti centimetri. Come potete vedere, io ho proseguito per un totale di 27 righe, alternando sempre ogni 3 righe il colore diverso. In centimetri, le mie righe corrispondono a 29 centimetri circa, sono quasi 29 centimetri. Adesso per andare a proseguire noi andiamo a centrare, vedete, il centro sia a destra che a sinistra. Allora io a sinistra, vedete, al centro ho la parte forata, mentre dall'altra parte a destra ho la lavorazione delle 3 maglie alte, quindi su quella centrale delle 3 maglie alte ho messo il marcapunti e qui dove ho il foro ho messo il marcapunti, quindi ho centrato, vedete, i 2 lati praticamente della borsa. Adesso che cosa facciamo? Andiamo a prendere la misura per i manici, quindi sempre con dei marcapunti, io mi aiuto sempre con dei marcapunti. Che cosa faccio? Devo contare, vado a contare 8 punti, quindi 8 gruppi. Quindi qui ho, vedete, il foro in questa maniera qui e faccio così. Qui ho il foro, quindi il marcapunti, conto 1 che è la lavorazione da 3 maglie alte, vado a contare anche i fori come lavorazione, quindi faccio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, qui ho il foro e metto il marcapunti. Adesso da quest'altra parte ho la lavorazione di 3 maglie alte, vedete? Quindi ho la lavorazione delle 3 maglie alte. Subito dopo conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e qui ho le 3 maglie alte, quindi su quella centrale, ma giusto perché devo mettere il segno, vado a mettere il marcapunti. E quindi vedete qui ho centrato praticamente dove vado a lavorare i miei manici. Adesso facciamo la stessissima cosa anche di qua. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e qui
sul centro 8, vedete, questa la lavorazione da 3 maglie alte sarà l'ottava, sulla maglia alta centrale metto il mio marcapunti ed ecco qui. Adesso vado anche dall'altra parte, qui vedete lo spazio, conto 1 2 3 4 5 6 7 8, qui ho il foro e vado a lavorare così. Quindi una volta che abbiamo centrato possiamo ovviamente togliere i marcapunti centrali che non ci servono più. Adesso dobbiamo iniziare la lavorazione. Inizieremo la lavorazione da destra, io ovviamente lavoro con la destra, quindi inizio da questa parte qui la lavorazione dei manici. Quindi ragazzi andiamo ad iniziare, inizio da questo lato qui, vedete, dove il marcapunti ovviamente lo tolgo. Ho il gruppo, vedete, da 3 maglie alte, quindi che cosa faccio? Inizio dalla prima maglia alta, vedete, quella che va verso destra, quindi verso l'esterno, e mi aggancio. Io lavoro con il cordino nero, ovviamente voi potete usare anche il cordino di contrasto se vi piace di più. E lavoro 3 catenelle, quindi 1, 2 e 3 catenelle. Adesso non faccio altro che andare all'interno, vedete, dello spazio e lavoro 1 2 e 3 maglie alte, quindi così avremo, vedete, la lavorazione. Vado nell'altro foro, quindi 1 2 e 3 e ho questa lavorazione. Adesso io cosa faccio? Lavoro 3 catenelle, quindi 1 2 e 3, giro il mio lavoro e entro, vedete, nello spazio che viene dopo, quindi lavoro 1 2 e 3 maglie alte. Qui ho, vedete, lo spazio, filo sull'uncinetto e lavoro 1 2 e 3 maglie alte. Di nuovo 1 2 e 3, giro il mio lavoro. Nel prossimo, vedete, ho subito lo spazio e lavoro 1 2 e 3 maglie alte. Quindi vedete, andiamo a creare sempre e comunque gli spazi per andare a lavorare, quindi è abbastanza semplice. Qui ho, vedete, un altro spazio, filo sull'uncinetto, entro all'interno e lavoro di nuovo 1 2 e 3 maglie alte. Vedete, man mano che saliamo andiamo a creare praticamente il nostro manico, ok? Adesso io di nuovo giro il mio lavoro 1 e 2 e di nuovo, vedete, vado nello spazio seguente e in quello dopo a lavorare le 3 maglie alte, 3 catenelle e così via. Io adesso vado a proseguire e poi vi dico quante righe ho realizzato. Io ho proseguito per un totale di 28 righe che in centimetri nel mio caso sono 32 centimetri, quindi io faccio un manico non molto grande. Ovviamente voi basta che andate a proseguire, potete fare i manici la lunghezza che più preferite, quindi non c'è una regola. Adesso io mi trovo, vedete, in questa maniera qui, ok? Devo andare a cucire il manico, quindi faccio così e lo devo cucire qui. Vado a piegare in questa maniera qui, vedete? Metto a disposizione un po' di filo. Dove ho il marcapunti, vedete, io ho il foro, quindi adesso qui ho le 3 maglie alte, significa che dove ho le 3 maglie alte devo lavorare all'interno del foro,
quindi entro così, vedete, catturo il filo con cui devo andare a cucire e mi aggancio e faccio una catenella. Adesso entro all'interno del centro, vedete, del foro, e lavoro la seconda maglia alta, ok, e lavoro una catenella, entro all'interno, prendo l'ultima maglia alta e lavoro una maglia bassa, quindi ho bloccato entrambe. Adesso vedete dove ho le 3 maglie alte, entro all'interno e lavoro all'interno dello spazio una maglia bassa, entro di nuovo, vedete, nello spazio, nella seconda, scusate, adesso entro nella seconda maglia alta, di fronte ho lo spazio, entro e lavoro un'altra maglia alta, lavoro l'altra maglia alta, quindi entro all'interno del e sempre nello spazio lavoro un'altra maglia bassa, così. Adesso vedete qui ho le 3 maglie alte in questa maniera qui, quindi l'ultima, vedete, quindi ho lavorato queste, adesso devo lavorare le 3 in questa maniera e vado a proseguire, quindi entro nella prossima e entro nella maglia alta, una maglia bassa, entro nella prossima, vedete, maglia alta e vado nell'ultima maglia. Adesso entro, vedete, nello spazio a centro, così, e vado sulla terza catenella, quindi 1, 2 e 3, dividiamo la terza catenella e chiudiamo a maglia bassissima, in questa maniera qui. Fatto questo, abbiamo, vedete, cucito il nostro manico in questa maniera, ok? Adesso dobbiamo andare ovviamente a fare la stessissima lavorazione anche di là. Ovviamente qui tagliamo il filo e andiamo a nascondere all'interno con un ago. Vedete, io mi trovo così, entro all'interno e vado a nascondere, quindi nascondete sempre i fili bene bene e poi li andiamo a saldare con l'uncinetto, perché in questo caso possiamo saldare con l'uncinetto. Ed ecco fatto, ed ecco, vedete che il manico è pronto. Adesso dobbiamo fare la stessissima cosa, vedete, di qua, ok? Quindi uguale, solo che qui abbiamo, vedete, lo spazio invece di avere le 3 maglie alte. Quindi iniziamo in questa maniera qui, prendiamo sempre il nostro cordino nero, mi aggancio, vedete, all'uncinetto, tolgo il marcapunti, entro nello spazio a maglia bassissima e lavoro le 3 catenelle, quindi 1, 2 e 3 catenelle e lavoro le prime 3 maglie alte, vedete, nello spazio. Quindi la prima l'ho già lavorata, che è da 3 catenelle, lavoro la seconda e lavoro la terza. Adesso entro nel prossimo spazio, vedete, e lavoro di nuovo 3 maglie alte, 1, 2 e 3 maglie alte. Adesso, siccome noi, vedete, di fronte noi abbiamo lavorato praticamente 1, 2, basta praticamente come se lavorassimo 2 spazi, perché abbiamo iniziato con la maglia alta. Adesso qui filo sull'uncinetto, conto 1, 2 e 3 e sulla terza maglia alta lavoro una sola maglia alta. Quindi andiamo a creare il foro di lavorazione. Lavoro 1, 2 e 3 catenelle, giro la mia lavorazione e subito, vedete, io
nella parte sottostante ho lo spazio per lavorare, quindi entro all'interno e lavoro 1, 2 maglie alte, perché la prima sarà da 3 catenelle. Nel prossimo spazio lavoro 1, 2 e 3 maglie alte. Di nuovo vedete qui dove ho la terza maglia alta, quindi la terza catenella in questo caso, lavoro una maglia alta. Quindi così dobbiamo lavorare tutto il nostro manico fino ad arrivare alle stesse maglie ovviamente che abbiamo fatto dall'altro lato. Se avete messo più maglie ovviamente dovete fare la stessissima lunghezza. Quindi io vado a proseguire 1, 2 e 3. Quando giro il lavoro vedete, vedo nella parte sottostante che lavorazione ho il foro e quindi lavoro altre 2 maglie alte, quindi 1 e 2 maglie alte. Qui ho, vedete, lo spazio, filo sull'uncinetto e lavoro 1, 2 e 3. Filo sull'uncinetto 1, 2 e sulla terza maglia alta, vedete, lavoro una maglia alta. Quindi andate a proseguire per le stessissime righe. Ho completato quindi, vedete, anche le 28 righe anche di qua. Taglio il filo. Adesso dobbiamo andare a posizionare, vedete qui. Io ho il filo da quest'altro lato, vedete, quindi che cosa faccio? Mi aiuto un po' con dei marcapunti. Quindi appoggiamo sempre il manico, vedete, in questa maniera qui, così e così verso la lavorazione. Quindi qui ho le 3 maglie alte, ovviamente metto sulla prima maglia alta e di fronte ho una maglia alta, quindi blocco così in modo da sapere dove devo entrare. E adesso ovviamente devo andare a cucire in ogni punto, quindi qui ho, vedete, lo spazio, qui combacia in maniera diversa, però sarà la stessa cosa. Quindi praticamente vado a sfilare il filo e da questo lato non uso l'uncinetto ma uso un ago a punta tonda. Quindi prendiamo il nostro ago e vado, vedete, a infilarlo. Questo ovviamente io lo faccio per sfruttare il filo che mi rimane ovviamente già attaccato alla lavorazione. Quindi contiamo, guardate, qui abbiamo 1, 2, 3, 4, scusate, qua abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 punti. Quindi significa che sarà uguale anche di qua. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 punti. Quindi io, vedete, sul settimo frontale già entro. Così sono sicura di entrare in maniera precisa. Giro la lavorazione in questa maniera e vado a cucire. Quindi entro nel punto, qui ho, vedete, questo punto così, entro in quello dopo e vado a cucire. Torno un attimino, vedete, indietro per saldare bene, perché non sto lavorando con l'uncinetto, quindi è bene chiudere proprio bene i punti. Entro nel prossimo, vedete, e in quello frontale e vado a cucire. Di nuovo entro, vedete, nei lati e di fronte e vado a chiudere e faccio la stessa cosa per ogni punto. Arrivo, vedete, nel penultimo punto, quindi entro nel penultimo punto, quello frontale, e qui vedete ho l'ultimo punto dove ho chiaramente anche il mio marcapunti. Quindi entro così, andiamo a togliere il marcapunti ed entriamo, vedete, in maniera frontale. E qui saldiamo bene, vedete, vado avanti e torno di nuovo indietro. E così controlliamo anche la cucitura qui. Quindi abbiamo cucito bene, vedete, il manico anche qui. Quindi sistemiamo, andiamo a controllare
Una volta che è saldato bene, anche qui ovviamente andiamo a nascondere sempre il filo all'interno della lavorazione e saldiamo col nostro accendino. A questo punto, vedete, una volta che abbiamo cucito entrambi i manici, la nostra lavorazione è terminata. Ora, se non vogliamo che i nostri manici slabbrino, abbiamo due possibilità. Una è quella, vedete, con lo stesso filo del cordino di andare in ogni punto laterale, vedete, in questa striscia laterale, entrare con lo stesso filo del cordino e andare a dare dei punti. Quindi andiamo semplicemente, vedete, a dare dei punti in questa maniera qui. Questo impedirà al manico di tirare, quando insomma noi tiriamo, ovviamente che mettiamo gli oggetti all'interno, il nostro manico ovviamente non tirerà più di questo perché c'è all'interno il filo che non, insomma, ce lo permette. Un altro metodo è quello di tagliare una striscetta della stessa fantasia della fodera. Quindi se usate del feltro tagliate una striscia di feltro, se usate del cotone una striscia di cotone e andiamo praticamente a cucirla sopra al manico. In questa maniera ovviamente il manico non slabbrerà sicuramente. Quindi a prescindere da quella che volete usare, sappiate che entrambi i modi sono validi per non far slabbrare la nostra borsa. Una volta che abbiamo finito la borsa, la andiamo a foderare. Io nel box informazioni vi metto il link della fodera, come la realizzo io, e il risultato adesso ve lo faccio vedere. Ovviamente, se volete farmi vedere le vostre lavorazioni, potete iscrivervi al gruppo Facebook Le Amiche di Rosa Parlato, così mi fate vedere le vostre realizzazioni. Io vi saluto, vi faccio vedere la borsa finita e vi rimando al prossimo tutorial.